Che differenza c'è tra questo rubinetto e quest'altro? Buongiorno a tutti e benvenuti nel canale Infocamper. Allora, come avrete immaginato dal prologo, oggi si parla di rubinetti. Eccoli qua tutti i nostri rubinetti e soprattutto andremo a vedere un pochino le differenze che ci sono tra le varie tipologie di rubinetteria e andremo a sostituire un rubinetto in un Knaus che dobbiamo consegnare, quindi insomma facciamo questa sostituzione in modo da farlo ritornare in efficienza. Prima di fare ciò però iscrivetevi al canale, mettete un like sui video che vi piacciono e come al solito attivate la campanella per ricevere le notifiche degli ulteriori video che caricheremo. Sostanzialmente possiamo dividere i miscelatori in due grandi categorie. Questa categoria, che è la categoria dei miscelatori, diciamo, chiamiamoli casalinghi, tendenzialmente, sono costituiti da un corpo cilindrico, come più o meno questo, si trovano spesso nei nostri camper, anzi fondamentalmente si trova soprattutto questo tipo di miscelatore, hanno la parte superiore che aziona il miscelatore stesso, quindi consente di aprire e chiudere l'acqua e di variare la temperatura su calda e fredda. All'interno il meccanismo è quello di una cartuccia fatta in questa maniera, dove la parte terminale, ovvero la parte della maniglia, è affidata, il movimento della maniglia è affidato a questo, eccolo qui, a questo perno che all'interno muove un meccanismo per cui in canale di uscita viene alimentato o dall'acqua calda che entra in un canale d'ingresso o dall'acqua fredda che entra nell'altro canale d'ingresso, e nel meccanismo interno poi eventualmente un giorno lo apriremo e vi farò vedere come è fatto. Il canale di uscita praticamente miscela queste due acque. Ci sono varie dimensioni, esistono di vario tipo, ma questo ne abbiamo già parlato in un video che se volete andate a vedere sul canale. E quindi questa è questa tipologia. In genere questi tipi di miscelatori sono senza microswitch, quindi ecco introduciamo un'altra variabile, quindi quella con il microswitch e quella senza il microswitch. I miscelatori con il microswitch sono di questo tipo qua, nonostante questo in particolare non lo abbia, presentano una struttura molto più semplice, molto più compatta e tendenzialmente presentano la cosiddetta canna abbattibile, quindi una canna che viene riposizionata in posizione orizzontale per fare in modo da essere a livello del piano di chiusura generalmente in vetro del nostro lavandino. Questo tipo di miscelatore lo troviamo spesso nelle roulotte oppure in alcuni produttori di camper tedeschi tipo Knaus, Büssner o Detlefs ad esempio. Quest'altra tipologia di miscelatori la si trova in tutti gli altri veicoli e molto più difficile nelle roulotte. La differenza principale sta nella presenza o meno di un microswitch interno, e questo lo si evince da questi cavi che, come vedete, in questo caso non dovrebbero esserci e ci sono, in questo caso dovrebbero esserci ma non ci sono. Quindi questo è il classico esempio che smentisce in realtà questa affermazione, però la realtà è come vi ho detto, i microswitch vengono montati essenzialmente su questo tipo di rubinetti che andiamo adesso ad aprire. Questo ve lo faccio ad aprire, eccolo qui, è proprio questo che andremo a installare. Analizziamo un pochino bene. Abbiamo la leva di apertura e chiusura destra e sinistra per la miscelazione dell'acqua, la canna abbattibile come vedete e ruota anche. Nella parte centrale ci sono questi due cavi sono i cavi del consenso del microswitch che escono da qua dentro, sentite Avete sentito questo piccolo click? Questo è il microswitch che si trova all'interno ed è il consenso che dice alla pompa di partire. Attenzione, adesso facciamo un passino indietro, poi vi spiego perché. Quindi mette in comunicazione questi due cavi, quindi fondamentalmente diamo la massa alla pompa e la pompa parte, e questo già ci dice che la pompa sarà una pompa a immersione. Ma aspettiamo un attimo. Un'altra cosa che vi voglio far vedere è che il rubinetto viene serrato tramite una ghiera inferiore e c'è anche un anello di tenuta di gomma per evitare di essere svitato. Nella parte inferiore ci sono questi due tubi e abbiamo, come vedete qui,
inserto che possiamo levare, eccolo qui, può essere di vario colore, eccolo, questo, e serve semplicemente per sfilare i tubi. Vedete, questo è un tubo che all'interno, in questa parte, presenta un O-ring, eccolo, questo, che fa tenuta sulle pareti laterali, ma al tempo stesso ne permette la rotazione. Quindi questo vale sia per l'acqua calda che per l'acqua fredda. Adesso questo è l'anello di bloccaggio, l'inserto di bloccaggio che rimettiamo al suo posto, in questa maniera, in modo che non posso più sfilarlo. Questo è il rubinetto che andremo ad installare oggi e la grossa differenza quindi sta proprio nella tipologia di impianto. Questi rubinetti sono montati su impianti con pompa ad immersione, questi sono montati su impianti con pompe a pressostato. L'impianto con la pompa ad immersione presenta appunto una pompa che si immerge all'interno del serbatoio e può essere attivata mediante il micro switch che si trova all'interno, quindi ogni rubinetto dell'impianto con la pompa ad immersione deve essere dotato di un micro switch. Ogni rubinetto può dare il consenso alla pompa per la fuoriuscita dell'acqua. Apro, la pompa si attiva, esce l'acqua, semplicissimo, chiudo, il consenso viene disattivato, la pompa si ferma. Questa tipologia di rubinetto invece viene montata su impianti con pompe a pressostato. L'apertura del rubinetto crea una depressione a valle della pompa che viene sentita dal micro switch che si trova sulla testa della pompa ed è regolabile e quindi attiva direttamente la pompa. Quando noi chiudiamo, l'acqua chiaramente rivà nuovamente in pressione e il micro switch chiude la pompa e quindi interrompe l'erogazione dell'acqua. Le caratteristiche principali dell'impianto con pompa ad immersione sono la leggerezza, il fatto che la pompa non è autoadescante, quindi deve essere necessariamente immersa, e le basse pressioni di utilizzo. Le portate possono essere abbastanza elevate, dipende dalla tipologia di pompa, dipende da quanto è grande la pompa, però sicuramente abbiamo delle pressioni di esercizio inferiori. Questo giustifica comunque l'utilizzo di un sistema del genere che è sostanzialmente di derivazione roulettistica, quando veramente noi abbiamo la tanica e possiamo mettere la pompa dentro la tanica e utilizziamo in maniera molto semplice questo tipo di impianto. È chiaro, presenta anche i suoi vantaggi, ovvero il vantaggio principale che vedo io di questo sistema è quello di avere un consumo d'acqua essenzialmente molto ridotto, questo è garantito, però lo svantaggio di avere appunto una pressione sicuramente inferiore. L'altro invece è il contrario, ha tutti i rubinetti sicuramente molto più pesanti, la pompa stessa è molto più pesante, però abbiamo una pressione sicuramente superiore, anche se le pressioni di lavoro sono inferiori e sicuramente mediamente la pressione è più alta. Considerate anche che la struttura molto leggera di questi rubinetti dovrebbe, se montata su impianti con pompe a pressostato, sopportare anche i picchi di pressione che ci sono nel momento in cui la pompa attacca e stacca, quando noi apriamo pochissimo, ed è per questo che viene utilizzato il vaso di espansione, per evitare proprio i picchi di pressione che danno sicuramente fastidio sia all'impianto e sia alla rubinetteria. Queste sono le caratteristiche principali di questi due rubinetti. Ora andiamo a smontare il vecchio rubinetto in maniera molto semplice e andiamo a ripristinarlo con questo rubinetto qui, dove collegheremo sia i cavi sia i tubi dell'acqua calda e dell'acqua fredda. Eccoci all'interno del camper, questo è il rubinetto che dobbiamo sostituire. Sembra sano, in realtà non funziona perché ha la canna rotta e non ha più la guarnizione, insomma va sostituito perché perde. E come sentite, questo è il rubinetto ovviamente con il micro switch. La prima cosa da fare quindi è svitare la ghiera che lo tiene. Probabilmente, essendo già fornito di attacchi, cercherò di levare il perno di bloccaggio dei due portagomma riutilizzando gli stessi portagomma, qualora l'o-ring sia sano, al limite che abbiamo solamente l'o-ring. Vediamo un attimo che cosa viene fuori quando andiamo sotto. Niente, la parte inferiore del rubinetto è diversa, bisogna sostituire anche i portagomma.
Ecco qui, abbiamo levato il rubinetto, è leggermente diverso da quello che andremo ad installare ora, vedete? Però insomma il concetto è praticamente lo stesso. Anche in questo caso, svitando queste due viti, è possibile rimuovere gli attacchi portagomma, però abbiamo deciso di sostituire direttamente tutto quanto il rubinetto, visto che è tutto quanto nuovo, era più tra l'altro complicato levarli che sostituirlo. Quindi adesso rinseriamo il rubinetto, mettiamo i due, diciamo, portagomma allineati, posizioneremo il rubinetto in questa maniera e chiuderemo il portagomma. Poi bisognerà, io in realtà li salderò, bisognerà ricollegare i cavi, li salderò perché alla fine è molto più comodo e sicuramente più sicuro. Poi andiamo a fare la prova. Ricollegata la parte idraulica, adesso andiamo a lavorare sulla parte elettrica, quindi colleghiamo il nostro switch, lo salderemo con questo saldatore, già ve l'ho fatto vedere, molto interessante, e così siamo sicuramente più tranquilli che la continuità tra i cavi è assicurata. Ecco qua, come avete visto abbiamo collegato anche i cavi, ho acceso adesso la pompa e vediamo magicamente che esce ovviamente l'acqua. Logicamente quindi lo switch dà il consenso alla pompa di immersione e qui abbiamo l'acqua. Come vedete la quantità d'acqua non è particolarmente esagerata, non è veramente, il flusso non è enorme, ma questo è classico proprio delle pompe ad immersione. In realtà su questi tipi di rubinetti nella parte terminale, come vedete sempre dei piccoli forellini, quindi diciamo un getto che più che circolare come forma è tendenzialmente una doccetta, perché la quantità di acqua è sicuramente minore, quindi si riesce a utilizzare una pressione con una pressione inferiore, si riesce comunque ad avere un flusso abbastanza congruo per l'utilizzo che ne dobbiamo fare. Ok, questo è quanto abbiamo parlato un pochino in generale, in maniera abbastanza superficiale, della tipologia di impianti, immersione o pompa a pressoso. Vi ho fatto vedere come si sostituisce un rubinetto, che è veramente una cosa assolutamente molto banale, basta semplicemente sfilarlo, collegare, levare la ghiera e non c'è nient'altro da fare. L'unica cosa che vi potrebbe dare un pochino fastidio è quella del ricollegamento dei cavi per lo switch, ma quello potete farlo, ecco, come ho fatto io con la saldatura, oppure anche giuntando i cavi manualmente in maniera un pochino più brutale. Obiettivamente ho fatto un lavoro un pochino più, diciamo, un po' più professionale, passatemi il termine. Ok, per oggi quindi è tutto. Se vi è piaciuto il video mettete un like ed iscrivetevi al canale, condividetelo con i vostri amici se ritenete sia un contributo interessante, ed attivate la campanella per ricevere le notifiche degli ulteriori video che caricheremo. E come sempre ci vediamo alla prossima.